in un angolo dimenticato del nord Europa, dove il silenzio delle acque gelide sussurra segreti millenari e i venti trasportano gli echi di una terra forgiata dal coraggio e dal tempo, esiste un regno di bellezza indomita. La Danimarca, un regno di meraviglie, un luogo dove la natura danza con la storia, dove i fiordi incidono la terra come cicatrici di giganti e le isole emergono dal mare come gioielli perduti di un racconto ancestrale. Immagina un luogo dove il tempo sembra piegarsi, sospeso tra passato e presente, montagne scolpite da mani divine che si ergono verso il cielo, onde che danzano, selvagge, in un balletto eterno con la costa. Una terra dove la natura sussurra segreti antichi e l'uomo, umile, ha imparato ad ascoltare. Preparati, perché la Danimarca sta per rivelare le sue meraviglie, una ad una, in un viaggio che risveglierà la tua anima. In questo documentario esploreremo 10 meraviglie che rivelano l'anima di questa nazione singolare, dalle scogliere bianche che sfidano il cielo, ai castelli che custodiscono leggende di re e guerrieri. Un'eredità scolpita con la precisione del creatore e il soffio dell'eternità. E questo non è solo un viaggio, è un'odissea sensoriale. La Danimarca è più di un paese. Sono 406 isole collegate da acque serene, un luogo dove il passato sussurra in ogni onda e la bellezza della natura ti invita a fermarti, a guardare, a sentire. Dal silenzio delle scogliere bianche al fragore delle onde del mare del nord, ogni angolo di questo paese custodisce una storia, una curiosità, un mistero. Hai mai pensato a cosa rende un luogo così unico, così magnetico? Più di 1000 anni fa, i vichinghi solcavano queste acque, plasmando una nazione che oggi bilancia tradizione e modernità, con una grazia quasi celestiale. La Danimarca è una testimonianza della creatività divina, un palcoscenico dove natura e uomo hanno creato qualcosa di sublime. E tu sei pronto a camminare su questa terra? Ti porteremo attraverso 10 destinazioni che definiscono questo regno nordico, ognuna più impressionante dell'altra, dalle isole remote alle città vibranti, preparati a perderti in paesaggi che sembrano sfidare l'immaginazione. Prima di proseguire, controlla se sei già iscritto al canale, perché questo viaggio è appena iniziato e non vorrai perderti ciò che verrà. Ma aspetta! C'è qualcosa che devi sapere. Prima di immergerci a fondo, la nostra prima destinazione è un luogo dove il cielo stesso sembra toccare la terra, dove le scogliere si ergono come sentinelle di un mondo dimenticato. Cosa nascondono le isole Faroe tra le loro nebbie? Resta con noi, perché la risposta è a un solo passo e ti lascerà senza fiato. Isole Faroe, il regno delle scogliere e dei segreti selvaggi. Nell'estremo nord dell'Atlantico, dove il vento taglia come lame da una storia antica, emerge un arcipelago perduto nel tempo, le Isole Faroe, un santuario di bellezza selvaggia, scolpito dalla furia e dalla pazienza del creatore. Sono 18 isole vulcaniche, emerse dal mare come sentinelle di un regno dimenticato, montagne che si slanciano verso il cielo, ricoperte da un manto verde, un verde così vivido che sembra pulsare con l'anima stessa della terra.
Qui il silenzio è un inno, rotto solo dal fragore delle onde e dal grido degli uccelli marini, migliaia di essi, annidati su scogliere che precipitano direttamente nelle acque gelide dell'oceano. Hai mai immaginato un luogo dove la natura regna sovrana, dove l'uomo è solo un visitatore, umile davanti a tanta grandezza? Le isole Faroe sono quel luogo, un rifugio incontaminato, un segreto custodito dal mare. Situate tra l'Islanda e la Norvegia, appartenenti alla Danimarca, ma con un'identità propria, queste isole ospitano solo 54.000 anime, un popolo che vive in armonia, con la forza indomita che le circonda. La capitale, Tórshavn, è un portale verso questo mondo, case colorate, sparse come pennellate di un artista, lungo un porto, dove il passato vichingo ancora sussurra, tra le pietre e i venti. Ma è oltre la città che la vera magia si rivela, scogliere come quelle di Vestmanna, che si innalzano per oltre 600 metri, un colosso naturale scolpito nel corso di millenni dal soffio divino del tempo. Pensa a questo, rocce che sfidano la gravità, grotte marine nascoste alla base di queste mura, un labirinto di ombre ed echi dove il mare canta la sua canzone eterna. E gli uccelli, i puffin con i loro becchi colorati e i gabbiani tridattili, padroni dei cieli, più di 300 specie, fanno di queste isole un paradiso alato, uno spettacolo che ipnotizza lo sguardo. Hai mai sentito parlare di Beinisvörd? Una scogliera colossale, alta 470 metri, un gigante che affronta l'Atlantico senza mai indietreggiare, una testimonianza della forza bruta che ha modellato questo arcipelago. E che dire di Mykines, l'isola più occidentale, un santuario di solitudine, dove il faro solitario si erge al limite del mondo, guidando i navigatori, come un custode di antichi segreti. Qui il clima è un maestro, tempeste che spazzano la terra, nebbie che avvolgono le montagne, un velo di mistero che rende ogni panorama un dono raro e fugace. E le cascate. Mulafossur, una di esse, si getta da una scogliera direttamente nel mare, una cascata d'argento che sembra sfidare le leggi della terra, un soffio di vita nel mezzo del caos. Immagina il suono di quest'acqua che cade libera incontrando l'oceano, una sinfonia selvaggia che risuona tra le rocce e fa fermare il cuore davanti a tanta perfezione. Lo sapevi che le isole Faroe sono uno dei pochi luoghi al mondo dove le pecore superano gli esseri umani? Più di 70.000 pascolano liberamente, un simbolo di semplicità in uno scenario mozzafiato. E queste pecore, con i loro mantelli di lana tessuti dal vento e dalla pioggia, sono più di un numero, sono parte dell'anima faroese, un legame con la terra
che sostiene questo popolo. La cultura locale è un eco del passato. Lingua faroese, canzoni che parlano di mari e montagne, un popolo che porta nelle vene la resilienza di chi vive ai confini della natura selvaggia. E la gastronomia. Pesce fresco, essiccato al vento, carne di agnello, sapori che raccontano la storia di una terra che sopravvive con ciò che il mare e la montagna offrono. Prova lo skerpikjöt, agnello stagionato all'aperto, un sapore intenso, un dono della tradizione che unisce le generazioni in ogni morso. Guarda il cielo nelle notti limpide, l'aurora boreale danza, un'opera d'arte vivente. Un velo di luce dipinto dal creatore su questo angolo remoto, un dono per chi osa arrivare fin qui. E nei villaggi, case con tetti di torba coperti di erbe, sembrano crescere dalla terra, una testimonianza viva di come l'uomo si piega alla volontà della natura. Pensa alle leggende di giganti che hanno modellato queste isole e troll che abitano le ombre, storie sussurrate al vento che danno vita alle rocce e incantano chi le ascolta. E il mare è sempre il mare, un guardiano feroce che circonda queste terre. Le sue onde raccontano segreti di naufragi ed eroi perduti nella nebbia del tempo. L'hai mai sentito? Quella sensazione di essere al limite, dove finisce il mondo conosciuto e inizia qualcosa di più grande, una chiamata che riecheggia nelle profondità dell'anima. Le isole Faroe non sono solo una destinazione, sono uno stato d'animo. Un luogo dove il tempo si piega, si modella sulle scogliere, sui venti e sulla volontà divina. E mentre rifletti sulla grandiosità di questo arcipelago, un invito: lascia un like se questo luogo ha già toccato la tua anima, perché c'è ancora molto da scoprire. Ma ora immagina di scambiare il fragore del mare con il battito di una città, dove la storia e il futuro si incontrano. Cosa ci rivelerà Copenaghen, il gioiello della Danimarca? Copenaghen, il gioiello dove passato e futuro si abbracciano. Benvenuti a Copenaghen, il cuore pulsante della Danimarca, una città che respira storia, ma danza al ritmo della modernità, dove ogni strada, ogni canale racconta una saga di secoli. Guarda intorno il porto di Nyhavn, con le sue facciate colorate, si riflette nelle acque calme, una cartolina che un tempo ospitava marinai e oggi incanta il mondo. Lo sapevi che Copenaghen è nata come un villaggio di pescatori nel XVI secolo? Un inizio umile che si è trasformato nella capitale di un regno dalle glorie vichinghe.
E il castello di Rosenborg, un tesoro nel cuore della città, custodisce i gioielli della corona, reliquie di re e regine che governarono con mani ferme sotto lo sguardo del Creatore. Cammina nei giardini, dove il profumo dei fiori si mescola all'eco del passato, una pausa nel tempo, dove il verde abbraccia la storia e l'anima trova riposo. Ma Copenaghen non vive solo di ricordi, è la città più verde del mondo. Biciclette attraversano ponti, pannelli solari brillano al sole, un futuro sostenibile nato dalla visione del presente. La torre rotonda, Rundetårn, si erge come un faro del sapere, costruita nel XVII secolo per osservare le stelle, un tributo alla curiosità umana, sotto il cielo disegnato dal Creatore. Sali i suoi 209 metri, una rampa a spirale senza gradini, e dalla cima Copenaghen si rivela un mosaico di tetti e il mare in lontananza. E la sirenetta seduta sul bordo del porto, una statua modesta ispirata da Hans Christian Andersen, guarda l'orizzonte come un simbolo di sogni che attraversano le generazioni. Hai mai sentito parlare di Tivoli? Un parco di divertimenti aperto dal 1843. Luci che brillano nella notte, risate che riecheggiano, un portale per la gioia nel cuore della città. E che dire della gastronomia? Copenaghen è un banchetto, dal smørrebrød, pane aperto con sapori del mare, ai piatti stellati Michelin. Una cucina che celebra la terra e le acque che la circondano. Passeggia per Strøget, una delle strade pedonali più lunghe d'Europa, negozi, artisti, un pulsare di vita dove il passato commerciale incontra il presente vibrante. E i canali attraversano la città come vene, barche scivolano. Una danza acquatica che ricorda i giorni in cui il mare era il cammino di un popolo navigante. Guarda Christiansborg, il palazzo che ospita il Parlamento, una fortezza di potere, ma anche di bellezza, con saloni dorati che riflettono la grandezza di una nazione. E la chiesa di marmo, con la sua cupola imponente, un dono del Creatore, scolpito nella pietra, si erge al cielo, come un inno eterno, alla fede e all'arte. Pensa al suono delle campane che risuona per le strade, un richiamo che attraversa i secoli, unendo il popolo in un istante di silenzio e reverenza. E a Amalienborg, la residenza reale,
4 palazzi simmetrici, sorvegliati da sentinelle, in uniformi da fiaba, uno spettacolo quotidiano di tradizione viva. L'hai mai sentito? L'equilibrio perfetto tra il vecchio e il nuovo. Copenaghen è uno specchio che riflette il passato e proietta il futuro. E nelle notti d'inverno le luci della città danzano sulla neve, uno spettacolo di calore umano nel mezzo del freddo, un invito a sognare. Guarda l'Öresund, il ponte che unisce Danimarca e Svezia, un'opera d'ingegno che taglia il mare, unendo nazioni e ampliando gli orizzonti. E il quartiere di Kristiania, un'oasi di libertà, colori, arte, un mondo a parte dove le regole si piegano e la creatività sboccia. Pensa a questo, una città che pulsa con l'energia di 1000 anni. Ma guarda al domani con occhi di speranza e mani che costruiscono. E mentre cammini tra queste strade di storia viva, che ne dici di lasciare un commento con ciò che ti ha incantato di più? Copenaghen merita di essere condivisa. Ma aspetta, il viaggio non è finito. Immagina di scambiare il battito della città per scogliere bianche che sfidano il mare. Cosa ci rivelerà Møns Klint sull'isola di Møn nei suoi abissi? Scopriamolo insieme. Møns Klint, isola di Møn, gli abissi bianchi della Danimarca. Sulla costa orientale della Danimarca emerge l'isola di Møn, un lembo di terra sereno, ma nascosto nel suo cuore, Møns Klint, falesie bianche che sfidano il mare, un colosso di gesso e mistero. Immagina questo, 300 metri di scogliere che si ergono come mura, bianche come la neve, scolpite dal Creatore nel corso di milioni di anni, una testimonianza del tempo profondo. Scendi i 497 gradini fino alla base, dove il mare incontra il gesso, onde che lambiscono la pietra, portando pezzi di storia nelle profondità del Baltico. Lo sapevi che queste falesie sono composte da resti fossili di creature marine? Un cimitero di ere passate, dove ogni strato racconta una saga di un mondo sommerso. Cammina lungo la spiaggia e trova pietre d'ambra, gioielli dorati intrappolati nel gesso come lacrime del passato, catturate dalla luce del sole. Guarda in alto.
alberi pendono sul limite, radici esposte, un equilibrio fragile tra la terra e l'abisso, uno spettacolo di resistenza contro il vento e il mare. E il silenzio qui è quasi sacro, rotto solo dal suono delle onde e dal canto lontano degli uccelli, un rifugio dove l'anima trova pace nell'immensità. In cima il Geocenter rivela i segreti di queste falesie, un portale verso il passato, con fossili di 70 milioni di anni, prova della danza lenta tra la terra e il mare. L'hai mai sentito? La sensazione di toccare l'eternità, di camminare dove il tempo si è piegato e la natura ha scritto una lettera in pietra bianca. E nelle foreste dell'isola, antiche querce e campi di orchidee rare, un contrasto delicato con la forza bruta delle falesie in lontananza. La notte cala e le falesie brillano sotto la luce della luna, un faro naturale che guida lo sguardo e risveglia l'immaginazione. Pensa a questo. Un luogo dove la terra parla, non con parole ma con strati di gesso e sussurri del mare, una storia senza fine. E mentre rifletti sugli abissi di Mons Klint, controlla se sei già iscritto al canale, perché questo viaggio ha ancora molto da rivelare. Ma ora, immagina di scambiare queste falesie per una città di cultura e innovazione. Cosa ci riserverà Aarhus, il prossimo tesoro della Danimarca, tra le sue strade? Aarhus, la culla della cultura e dell'innovazione. Benvenuti ad Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca, un crogiolo di storia dove il passato sussurra nelle pietre e il futuro brilla nelle menti di un popolo creativo. Guarda all'orizzonte la cattedrale di Aarhus, con la sua torre di 93 metri, un faro gotico, eretto nel XIII secolo, un inno di pietra al genio del creatore. Cammina per il quartiere latino, vicoli stretti, case a graticcio, un'eco dei tempi medievali, dove ogni angolo custodisce un frammento dell'anima vichinga. In Laros, il museo d'arte, un gioiello moderno incoronato da un arcobaleno panoramico, dove cammini tra i colori e vedi il mondo sotto una nuova luce. Lo sapevi che Aarhus è la capitale europea della cultura? Un titolo meritato, con festival che animano le strade e musei che raccontano storie di un popolo inquieto. Passeggia per Den Gamle By, un museo a cielo aperto, villaggi ricreati,
dal XVII al XX secolo, dove il tempo si è fermato e il passato prende vita. E il porto, una sinfonia di vele e acciaio, navi che solcano il mare ed edifici futuristici come l'iceberg che riflettono l'audacia di una città in movimento. Senti l'odore del mare mescolato all'aroma del pane fresco, mercati locali, offrono sapori dello Jutland, un banchetto semplice che scalda l'anima. E il giardino botanico, un'oasi verde, casa di piante rare e una cupola tropicale dove il calore del sud incontra il freddo del nord. Hai mai immaginato una città che equilibra tradizione e innovazione? Aarhus è questo, un palcoscenico dove il ieri ispira il domani. E nelle notti d'estate il fiume Aarhus attraversa la città. Luci danzano sull'acqua, uno spettacolo sereno che invita alla riflessione. Pensa a questo, un luogo dove la cultura pulsa, non solo nelle gallerie, ma nelle strade, nei sorrisi e nell'energia di chi vive qui. E mentre ti immergi in quest'anima vibrante di Aarhus, lascia un like se questo luogo ti ha già conquistato, perché il viaggio continua. Ma ora immagina di scambiare questa energia urbana per un punto dove si incontrano due mari. Cosa ci insegnerà Skagen nell'estremo nord, tra le sue strade? Skagen, dove due mari si incontrano. Nell'estremo nord della Danimarca emerge Skagen, un luogo dove il tempo sembra fermarsi e il mare del nord e il Baltico si scontrano in un abbraccio eterno, uno spettacolo di forza e bellezza. Immagina questo, Grenen, la punta della penisola, dove cammini sulla sabbia e vedi le acque affrontarsi, un duello di onde, sotto lo sguardo del Creatore. Qui il cielo è vasto, dipinto da colori che cambiano, con il capriccio del vento, un orizzonte senza fine che invita lo sguardo a perdersi nell'immensità. Lo sapevi che Skagen è la patria della luce dorata? Artisti del XIX secolo vennero per catturare quella luce, una tonalità unica che bagna le dune e il mare. Cammina per la città, case gialle con tetti rossi, un villaggio di pescatori che custodisce la semplicità e l'anima di un popolo del mare.
E la chiesa sommersa, sepolta dalle dune, solo la sua torre emerge come un grido dal passato contro la forza della natura che reclama il suo spazio. Senti il vento carico di sale e storia, un soffio che ha modellato queste terre selvagge e ha dato a Skagen il suo carattere indomabile. E il porto pieno di barche colorate, un pulsare di vita dove l'odore di pesce fresco si mescola al suono dei gabbiani, un inno al lavoro del mare. Hai mai sentito parlare del faro di Skagen? Una sentinella grigia, eretta nel 1858, guida i naviganti nella danza pericolosa delle acque. E sulle spiagge le dune cantano. Mosse dal vento, sussurrano segreti di un tempo in cui il mare era re e signore. Guarda il cielo al tramonto. Tonalità d'oro e fuoco dipingono l'orizzonte, un dono effimero che Skagen offre a chi lo contempla. Pensa a questo, un luogo dove la natura scrive la propria storia. In ogni onda, in ogni granello di sabbia, una testimonianza viva. E mentre rifletti sulla magia di Skagen, che ne dici di lasciare un commento con ciò che ti ha toccato di più? Questo luogo merita di riecheggiare. Ma ora immagina di scambiare l'incontro dei mari con dune che vagano come fantasmi. Cosa ci mostrerà Råbjerg Mile nella vastità della Danimarca? Råbjerg Mile, le dune erranti della Danimarca. Sulla penisola dello Jutland emerge Råbjerg Mile, un deserto vivente, dune che danzano con il vento, un mare di sabbia nel cuore verde della Danimarca. Un fenomeno del vento, 40 metri d'altezza, dune che si muovono, fino a 18 metri all'anno, uno spettacolo nomade, scolpito dal soffio del creatore. Cammina in questo oceano dorato, dove regna il silenzio, rotto solo dal sussurro della sabbia, una sinfonia sottile che riecheggia nella vastità. Lo sapevi che Råbjerg Mile è la più grande duna migratoria del nord Europa?
un gigante inquieto che inghiotte foreste e ridisegna la terra. Guarda intorno, il cielo tocca l'orizzonte, un vuoto che ipnotizza dove il vento disegna motivi e la sabbia canta sotto i piedi scalzi. E il passato qui è sepolto. Fattorie e villaggi, inghiottiti nel corso dei secoli, un promemoria della forza che la natura comanda. Senti la sabbia sotto i piedi, fine come polvere, scolpita dal mare del nord, portata dal vento, un ciclo eterno che sfida il tempo. Hai mai immaginato un luogo dove la terra vive? Robier Mille è questo, un organismo di sabbia che respira e si muove senza fine. E ai margini i pini lottano per sopravvivere, sentinelle verdi contro l'avanzata dorata, un contrasto che incanta e invita alla riflessione. La luce qui cambia con il giorno. Dall'oro dell'alba all'argento del tramonto, un palcoscenico naturale, dipinto con cura divina. Pensa a questo, un deserto che non si ferma, una forza che avanza senza fretta ma con certezza, una testimonianza della pazienza della terra. E mentre rifletti su queste dune erranti, lascia un like se questo luogo ti ha già coinvolto, perché la Danimarca ha ancora molto da offrire. Ma ora immagina di scambiare la sabbia che si muove con una costa indomita. Scopriamolo insieme. Cosa ci rivelerà la costa danese con le sue onde selvagge? La costa danese, la danza selvaggia delle onde. Allunga lo sguardo lungo la costa danese, oltre 7.000 chilometri di litorale indomito, dove il mare del nord ruggisce e la terra resiste in un duello eterno. Immagina questo, spiagge che si estendono all'infinito. Dune scolpite dal vento e onde che si infrangono con furia, un palcoscenico vivente dipinto dal creatore. Qui il mare è re, le sue acque gelide portano storie di vichinghi e segreti di naufragi perduti nelle profondità sotto un cielo inquieto. Hai mai sentito parlare di Løkken?
un villaggio sulla costa ovest, dove bunker della seconda guerra emergono dalla sabbia come fantasmi di un tempo oscuro. Cammina tra le dune di Hvide Sande, un rifugio di silenzio dove il vento sussurra e il mare disegna linee sulla sabbia bianca. E il faro di Rubier Knud, inghiottito dalle sabbie, una torre che lotta contro l'avanzare delle dune, un simbolo di resistenza nella danza del tempo. Senti il sale nell'aria, l'odore dell'oceano, mescolato al grido dei gabbiani, un inno selvaggio che riecheggia lungo la costa e risveglia i sensi. Lo sapevi che qui il mare modella la terra? Isole nascono e scompaiono, dune vagano, un ciclo di creazione che non si ferma mai. E sulle spiagge di Klittmöller, nota come Cold Hawaii, i surfisti sfidano le onde. Una danza umana con la forza bruta del mare del nord. Guarda l'orizzonte, dove il sole si tuffa nel mare, dipingendo il cielo di fuoco, un addio quotidiano che lascia l'anima in silenzio. La costa danese, questa sì, vive davvero, respira con le maree e canta con il vento. Un testamento della forza che il Creatore ha donato al mare. E mentre rifletti su questa costa indomita, controlla se sei già iscritto al canale, perché questo viaggio ha ancora molto da mostrare. Ma ora la nostra prossima destinazione ti trasporta da queste onde selvagge a un antico villaggio e a un mare di fango. Cosa avranno da raccontarci Ribe e il Parco Nazionale del Mare di Wadden? Ribe è il Parco Nazionale del Mare di Wadden, la storia nel fango. Benvenuti a Ribe, la città più antica della Danimarca. Fondata nell'VIII secolo, dove il passato respira tra le strade acciottolate e nel sussurro del fiume. Guarda la cattedrale di Ribe, una fortezza di mattoni, eretta 900 anni fa. La sua torre veglia sul tempo, un segno del Creatore sulla terra dei vichinghi. Cammina per il centro, case a graticcio storte, un villaggio congelato dove l'eco dei mercanti danza ancora tra le ombre.
Lo sapevi che Ribe fu un porto vichingo? Un punto di scambio ricco, dove il mare portava il mondo e portava via storie verso terre lontane. E accanto il Parco Nazionale del Mare di Wadden, un mare di fango che si svela con la bassa marea, un deserto umido pieno di vita nascosta. Immagina questo, migliaia di uccelli migratori, beccacce di mare e pivieri che dipingono il cielo, un balletto alato sullo specchio del fango. Senti il terreno sotto i piedi, fango che conserva fossili e segreti di ere antiche, un tappeto vivente dove il mare e la terra si incontrano in silenzio. Hai mai sentito parlare del Mare Nero? Qui la marea si ritira e lascia un cammino per camminare dove l'oceano ha dormito per un istante. E le isole Mandeux e Faneux, rifugi nel fango dove il vento canta e la semplicità regna tra dune e case. Immagina che questo sia il vero luogo dove la storia si fonde con la natura. Ribe custodisce il passato e Wadden rivela la danza delle maree. E mentre rifletti su questa terra di fango e pietra, lascia un like se questo luogo ti ha incantato, perché il viaggio continua. Ma ora immagina di scambiare questa storia umida con una penisola di vastità. Cosa ci rivelerà lo Jutland con i suoi segreti selvaggi? Jutland, l'anima selvaggia della Danimarca. Benvenuti nello Jutland, la penisola che è il cuore della Danimarca continentale. Una terra vasta, dove foreste, dune e mari sono stati tessuti dalla mano del Creatore. Immagina il Parco Nazionale Thy, dune che cantano al vento e foreste che custodiscono segreti, un rifugio selvaggio sulla costa ovest. Cammina per Silkeborg, laghi che riflettono il cielo e colline coperte di verde, un'oasi tranquilla dove la natura respira in ogni foglia e onda. Lo sapevi che lo Jutland ospita il punto più antico della Danimarca? La tomba di Egtved del 1370 a.C., un eco dell'età del bronzo. E il mare del nord si infrange contro la costa, onde che scolpiscono scogliere e spiagge dove il vento trasporta storie di un popolo resiliente.
Guarda Aalborg, una città vibrante, con il suo porto e la cattedrale un incrocio di passato e modernità lungo il fiordo di Lim. E l'entroterra, campi dorati, fattorie che sostengono la terra e mulini che girano come sentinelle del tempo in un silenzio sereno. L'hai mai sentito? La forza di una terra che pulsa tra il mare e il cielo? Lo Jutland è un mosaico di bellezza selvaggia e memoria viva. E il tramonto qui colora l'orizzonte di fuoco sopra dune e foreste, un addio quotidiano che scalda l'anima e zittisce il cuore. Una penisola che custodisce l'essenza della Danimarca selvaggia e serena, un dono del creatore per chi osa esplorare. E mentre rifletti sulla vastità dello Jutland, controlla se sei già iscritto al canale perché questa avventura ha ancora molto da rivelare. Ora è il momento di scambiare questa selvatichezza con un'isola di castelli e storia. Cosa ci rivelerà l'isola di Zelanda con i suoi tesori? Isola di Zelanda, il cuore storico della Danimarca. Benvenuti sull'isola di Zelanda, la culla della Danimarca, l'isola più grande e più popolata del paese. Qui vive oltre il 45% della popolazione danese, con castelli e foreste tessuti dalla mano del creatore. Ecco il castello di Kronborg, a Helsingør, patrimonio mondiale dell'UNESCO, scenario di molte rappresentazioni di Amleto, la celebre tragedia di William Shakespeare. Una vera fortezza sul mare che custodisce secoli di gloria. Cammina per Roskilde, antica capitale vichinga. La sua cattedrale ospita re, una tomba di pietra dove il passato riposa sotto il peso della storia. Lo sapevi che qui il Museo delle Navi Vichinghe conserva imbarcazioni di 1000 anni fa? Navi recuperate dai fiordi, reliquie che portano un'eco di navigatori che attraversarono i mari. E il castello di Frederiksborg, a Hillerød, un palazzo sull'acqua con torri che toccano il cielo, un riflesso di regalità in acque serene.
Guarda le foreste di Gribskov, querce antiche e sentieri che sussurrano, un santuario verde dove la natura regna. Senti il vento a Tisvilde, spiagge di sabbia fine e il mar Baltico che accarezza la costa. Un vero soffio di libertà sul bordo dell'isola. Hai mai immaginato una terra che unisce il peso della storia e la leggerezza della natura? L'isola di Zelanda è proprio questo, un vero equilibrio divino. E nei villaggi, case dai tetti rossi, campi che si perdono all'orizzonte, un invito alla calma, dove il tempo rallenta e l'anima respira. Pensa a questo, un'isola che racchiude l'essenza della Danimarca, dai castelli alle foreste, un'eredità viva, scolpita dal creatore. E mentre rifletti sui tesori della Zelanda, lascia un commento con ciò che ti ha toccato di più. Molto più di una destinazione, la Danimarca è un invito a vedere il mondo in modo unico, dove le scogliere sfidano il cielo, le città pulsano di storia e la natura rivela la vera grandezza della creazione. Ogni castello, duna e onda racconta una storia di equilibrio, creatività e connessione con il divino. Se la Danimarca ti ha già incantato, immagina cosa ti aspetta dopo. Cime innevate che sussurrano segreti e laghi che nascondono misteri eterni. Questa è la Svizzera, proprio lì sul tuo schermo. Clicca ora per scoprire le 10 meraviglie nascoste della Svizzera e svelare i segreti meglio custoditi d'Europa. Resta con noi e scopri lo straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.